Ho sempre avuto una predilezione per le fuoriserie, quindi l'abbinamento tra l'amore per la Lancia e la passione per le carrozzerie speciali mi ha portato anche qui ad avere delle macchine molto particolari, addirittura uniche, come il caso di questa Aurelia B52, esemplare unico carrozzeria Bertone. Mi chiamo Marco Gastaldi, colleziono auto dall'età di 18 anni, infatti la mia prima auto fu un'auto purtroppo non italiana ma una MG Midget 1300, che all'epoca era semplicemente un'auto d'occasione, quindi costava poco. Ricordo gli anni dell'università durante i quali cambiai addirittura 4 Porsche 356 e che parcheggiavo ai giardini di fronte alla facoltà di medicina dell'Università di Torino senza chiudere le porte, perché erano considerate dei vecchi rottami che non interessavano a nessuno. Dopo nacque l'amore per le auto italiane. Mi si chiede spesso da dove viene l'amore per l'automobile. Allora, sono nato a Torino, questo dovrebbe spiegare molte cose. Mio nonno e mio padre mi accompagnavano tutti gli anni a vedere il Salone dell'Automobile di Torino, per cui sono dei ricordi che sicuramente hanno marcato tutta la mia infanzia e di conseguenza la mia esistenza. Mio nonno mi regalava dei modellini, alcuni dei quali li ho ancora. E poi forse per il fatto di essere torinese, l'amore per la Lancia. Nella mia carriera ho avuto, alcune le ho ancora, altre purtroppo non le ho più, i modelli più rappresentativi, dall'Aurelia B20 alla Lancia Lambda, alla Stura, alla di Lambda, la Priglia, insomma le ho avute tutte, alcune delle quali per fortuna sono ancora con me. Innamorai di quest'auto, cosa facilmente comprensibile pensando alla mia passione per le Aurelie, quando seppi che un'Aurelia costruita in esemplare unico, da una linea io trovo molto elegante e soprattutto con meno di 4.000 km da nuova, mantenuta in condizioni straordinarie, era in vendita, non mi lasciai sfuggire l'occasione. Questo 7 anni fa. Da allora la usai molto poco. Questo succede purtroppo con le auto che hanno un basso chilometraggio. Sono auto che sono giunte sino a noi in condizioni di preservazione eccezionali e uno si pone la domanda: chi siamo noi per percorrere altri 10.000 o 30.000 chilometri invece che non lasciarle come monumento storico alle future generazioni. Quindi la macchina aveva 3.600 km 7 anni fa, adesso ne ha 3.800. Questo per dire che le limitazioni di un'auto così incredibilmente conservata. La macchina ha trascorso gli ultimi 2 anni al Museo dell'Auto di Torino, perché prima c'è stata la mostra sui 70 anni della Lancia Aurelia, quindi ha partecipato, è stata esposta durante questa mostra, e immediatamente dopo la mostra dedicata a Giovanni Michelotti. Essendo un disegno di Giovanni Michelotti, non ha lasciato il museo tra una mostra e l'altra, quindi ha trascorso tutto il periodo della pandemia al Museo dell'Auto. Una delle caratteristiche del design di Giovanni Michelotti su questa Aurelia B52, oltre alle ricerche stilistiche che chiunque può notare, come per esempio il profilo molto classico, la linea più allungata rispetto a quella dell'Aurelia B20, che viene definita un po' il prototipo di tutte le Gran Turismo, dicevo, è voglia di imitare lo stile americano che era in voga in quegli anni, anzi iniziava proprio nei primi anni 50 a essere in voga tra i designer italiani.
Questo lo notiamo soprattutto nel frontale, che ha una caratteristica peculiare con il doppio faro. Una caratteristica nella caratteristica è che i due fari più centrali sono più grandi, hanno un diametro maggiore rispetto ai due fari esterni. Questo pur mantenendo la calandra classica delle Aurelie, cioè c'è una specie di misto, una voglia di classicismo nel mantenere la tradizione e una voglia di innovazione cercando le idee che arrivavano da oltreoceano. La stessa imitazione dello stile americano lo vediamo sul cruscotto, su molti dettagli degli interni che sono esattamente, direi, l'opposto della semplicità tradizionale delle lance Aurelie. Questo cruscotto è decisamente di impronta americana, lo vediamo dal volante, dal quadro strumenti e dall'abbondanza di cromature di tutte le parti interne che sono esattamente diametralmente all'opposto dello spirito sabaudo del design di quegli anni di Casa Lancia.